Ah, Venezia, la Serenissima, la regina dell'Adriatico, una delle città più famose al mondo. Ogni anno migliaia di persone vengono qui per ammirare Piazza San Marco con la sua imponente basilica, il Palazzo Ducale, la Libreria Marciana, il Ponte dei Sospiri, la coloratissima Burano e i capolavori in vetro di Murano. E in questo video non vi mostreremo nulla di tutto ciò, cioè avreste dovuto capirlo dal titolo, insomma. Eh sì, iniziamo quindi il nostro giro in una Venezia un po' più inusuale. Let's go! La prima cosa che vediamo a Venezia passa spesso inosservata, nonostante sia letteralmente di fianco alla stazione. Si tratta del giardino mistico dei frati carmelitani scalzi, è uno dei giardini più grandi di Venezia, nonché uno dei pochi visitabili. Il giardino è composto da 7 aiuole che rappresentano il percorso di crescita interiore per arrivare alla pace e al contatto con Dio. Proprio quest'ultima aiuola è rappresentata da un semplice prato, buffamente curato da un robottino. Passeggiare nel giardino è molto piacevole e silenzioso, nonostante sia in una parte della città piuttosto caotica. Ma quello che davvero noi abbiamo trovato mistico sono gli interni barocchi della chiesa degli Scalzi. Non tanto per le ricche decorazioni, ma perché una luce così in una chiesa non l'avevamo mai vista. La nostra seconda tappa si trova su Canal Cannareggio ed è un palazzo che da fuori è un po' anonimo. Entriamo e vediamo bene. Ca' Bonfadini nasconde i suoi tesori interni come uno scrigno. Questa struttura è probabilmente il risultato di una fusione di 2 edifici gotici. I primi documenti ufficiali risalgono però al 600, quando diventa proprietà della famiglia Bonfadini. È proprio questa famiglia che all'inizio decorò il palazzo, ma di queste decorazioni purtroppo rimane ben poco. I 2 esempi migliori sono il pavimento con aquila e fiori di pesco e l'affresco dell'allegoria nuziale nella camera della sposa. Nel 1797 la Repubblica di Venezia cade e i nobili sono costretti a lasciare la città. Così il palazzo viene suddiviso in appartamenti e affittato. Nel 1811 circa la famiglia Vivante vive in uno degli appartamenti. Si tratta di mercanti ebrei che hanno scelto questa casa perché è molto vicino al ghetto dove si concentravano i loro affari. I Vivante diventano presto ricchissimi e nel 1815 acquistano l'intero palazzo per farne la loro dimora. È a quest'epoca che risalgono la maggior parte delle decorazioni che hanno come tema ricorrente il duro lavoro che porta a grandi risultati. Nella sala di Ercole, ad esempio, vengono rappresentate le fatiche che l'eroe compie per espiare i suoi peccati e ottenere l'immortalità. Al secondo piano ci colpisce la delicatezza della deliziosa stanza con stucchi bianchi e pareti color Tiffany. Certo, anche se all'epoca non sapevano cosa fosse il color Tiffany. E sempre al secondo piano, all'estremità, su questo piano nobile c'è un salone di rappresentanza con delle decorazioni un po' anacronistiche per Venezia. Infatti è rappresentata la grandiosità dell'antica Roma. Questo perché la famiglia voleva ancora una volta dire come da umili origini si potessero raggiungere grandi vette. Bene Marti, puoi staccare il tono da Super Quark. Andiamo a vedere dove dormiamo questi giorni a Venezia. Ok, andiamo di là. Benvenuti nella nostra camera da letto. Sì, anche il salone imperiale ne fa parte. Ebbene sì ragazzi, Ca' Bonfadini, ci troviamo in questo hotel e tutte le altre stanze che vi abbiamo mostrato in realtà sono camere dell'hotel, che tra l'altro si possono visitare sul loro sito perché hanno fatto tutta una cosa di visione a 360 per poter appunto vedere tutte le stanze. Questo hotel tra l'altro fa parte della famiglia I Palazzi Hotel con i quali stiamo visitando diverse città d'Italia. Siamo già stati a Varese, il video è già online, andatelo a recuperare. E adesso siamo qui a Venezia, mentre Martina continua a mangiare inesorabilmente, ma giusto così. Andiamo a vedere il tramonto non appena è finito? Ok. Ok, va bene.
Siamo al ponte Tre Archi. Ciao. Giustamente, non passano i motorini ma le barche sì. Comunque da qui si dovrebbe vedere un tramonto molto bello, perché il sole tramonta proprio lì dietro, in mezzo al canale, o almeno lo farebbe se non ci fosse quel muro di nuvole. Vabbè, comunque va bene così, dai, ci accontentiamo come prima sera, diciamo che va bene. Poi le prossime però il tramonto è prenotato, quindi dovrebbe esserci. Yay, è il tuo turno! Grazie mille. Grazie. È il tuo turno! Tutta per me. La puoi mangiare anche Martina. Ottimo, ti aiuto allora. Mi aiuti, va bene, va bene. Fai la storia e poi esprimi il desiderio. Gio prima che fa questa storia compirà 33 anni, perché qui... Dai, faccio io. 3, 2, 1. Esprimi un desiderio. Esprimi un desiderio, vado. Ecco la seconda torta di oggi, posso dirvi davvero buonanotte e a domani. Ma questa è l'unica di compleanno, Vabbè, è la seconda però. La nostra giornata inizia nel ghetto ebraico. Oggi infatti Giovanna ci porta in giro a piedi per Venezia, iniziando dal ghetto più antico del mondo. Qualche decennio prima, rispetto alla sua fondazione, la Spagna aveva cacciato gli ebrei dal paese ed ora la sua economia era in crescita. A Venezia, invece, il mercato di Rialto era bruciato poco dopo che alcuni mercanti ebrei avevano ottenuto in gestione importanti negozi d'oro. I veneziani vedono questi fatti come un segno, ma non se la sentono di cacciare gli ebrei come aveva fatto la Spagna. Così, nel 1516, con un compromesso, decidono di confinarli in una zona periferica della città. Gli ebrei potevano uscire durante il giorno, ma di notte i due unici accessi all'isola del ghetto venivano chiusi dall'interno. Provate a immaginare a un certo punto quanto dovevano essere confusionari questi quartieri. Non ci si poteva espandere se non in altezza, e comunque non troppo visto le fondamenta di Venezia. Qui le persone parlavano tante lingue diverse perché erano tutti ebrei, ma venivano da paesi diversi. E anche le sinagoghe erano strane, ricavate da normali palazzi e ravvicinatissime visto che dovevano servire tanti popoli diversi. Solo in Campo del Ghetto Nuovo ce ne sono 3. Proseguiamo la nostra passeggiata passando da uno strano supermercato. Si trova all'interno di un teatro del 1915. Immaginate fare la spesa in un posto così. Sì, beh ragazzi, non è che vi dovete stupire per così poco, sono un supermercato in un teatro anni 20, chi è che non ce l'ha dietro casa? Dai, andiamo, proseguiamo, per favore, queste cose non ci si ferma neanche. Supermercato. Arriviamo poi davanti alla chiesa di Santa Maddalena, costruita a metà del Settecento. Ecco, riguardo questa chiesa ci sono molte chiacchiere. In fondo è una chiesa a pianta circolare inusuale per l'epoca. La facciata guarda verso la terra e non verso l'acqua, cosa strana per Venezia. E come se non bastasse c'è il simbolo della massoneria accompagnato dalla scritta «La sapienza si è costruita una casa». Il che non suona troppo religioso. Purtroppo però non riusciamo a farvela vedere dentro. Pare sia molto difficile, la nostra guida ci è entrata una sola volta in tutta la sua vita. Si dice che sia ancora usata dalla massoneria, perché è sempre chiusa. Misteri, non lo sappiamo. Magari qualcuno di voi ci dà qualche informazione in più. Nel frattempo, proseguiamo. E proseguiamo verso Palazzo Grimani, comprato nel 400 da Antonio Grimani, un popolano che si era arricchito con il commercio del pepe, acquisendo sempre più potere e influenza fino a diventare addirittura doge nel 1521. È in quest'epoca che Antonio Grimani acquista una vigna a Roma, che si rivela essere sopra antiche terme romane. I resti danno il via a una collezione di antichità disposte all'interno del palazzo, che allo stesso tempo viene decorato. Le stanze diventano una sorta di percorso museale che rappresentano però anche il percorso di crescita umana, anche se in realtà non tutte le simbologie sono immediatamente chiare, anzi alcune sono abbastanza strane in questo contesto. Ad esempio nel caminetto c'è una salamandra tra le fiamme, coperta poco dopo la sua realizzazione e riscoperta solo di recente. Si è scoperto essere una salamandra portante. Nel senso che se si toglie questa lastra viene giù tutto il muro. Quindi... Bene. Lasciamo il palazzo e proseguiamo sempre a piedi. Stiamo passando velocemente da Ponte dell'Ovo, che è l'unico ponte da cui si vede il padrone di casa, che è il campanile.
Ma prima di arrivare alla prossima tappa ci fermiamo per un boccone all'Enoteca al Volto. E questo posto fa sia ristorante che cicchetti, noi nel dubbio abbiamo fatto fare lo chef. E quindi spaghetti al nero di seppia e branzino con patate. Buon appetito! Finito il pranzo facciamo pochi passi fino ad uno dei gioielli nascosti di Venezia, la Scala del Bovolo. Questo palazzo tardogotico apparteneva all'importante famiglia Contarini. Si trova a metà strada tra Rialto, che era il cuore economico della città, e San Marco, il suo cuore politico. Ma visto che nonostante la sua importanza non ha affacci sul Canal Grande, era decorato con affreschi nella parte rivolta verso il giardino. Ma gli affreschi non durano molto a Venezia, così nel 400 la famiglia Contarini decide di decorare la facciata con 4 logge rinascimentali e questa monumentale scala chiocciola, che non ha una vera funzione pratica visto che c'è anche una scala interna. Ovviamente anche da questa scala monumentale si può accedere a diversi piani che oggi ospitano mostre d'arte. Il pezzo forte però è il panorama che si gode dalla cima della scalinata. Vabbè dai, San Marco allora più o meno ve lo mostriamo alla fine. Da qui però c'è nel video. Un po' da lontano, ma c'è. E parlando di panorami, torniamo sul Canal Grande, al Fondaco dei Tedeschi. I fondachi erano edifici con funzione di magazzino, ma anche di alloggio per i mercanti stranieri. Oggi, all'interno del Fondaco dei Tedeschi, ci sono dei grandi magazzini di lusso, ma anche se non siete interessati allo shopping, vi consigliamo di fare un salto sulla terrazza panoramica. È accessibile gratuitamente, ma solo su prenotazione. Avendo noi l'ingresso prioritario tramite Ca' Bonfadini, ci godiamo la vista su Venezia e sul Canal Grande. Ma adesso i canali andiamo a vederli un po' più da vicino. Eh sì ragazzi, almeno un classicone ce lo concediamo, anche perché in realtà non ci siamo mai stati, quindi... Quindi Rosso in fondo invece è la casa che vissuto non ci stanno in casa. Piaciuto il giro in gondola, ragazzi? romantico. Ok, per me non è stato esattamente così idilliaco, nel senso bello il giro in gondola, ma abbiamo avuto un piccolo problema. È caduta in acqua nel Canal Grande e quindi molto probabilmente questa non funzionerà più. Fortunatamente abbiamo appena guardato le clip, come avete visto d'altronde. Si sono sono salvate tutte quelle della giornata e anche le fotografie. Bene, però adesso abbiamo bisogno di un po' di relax, Sì. perché per fermare la tachicardia, quindi andiamo a farci una sauna. Rilassiamoci. La riconoscete questa sala? Questa in realtà è una sala comune di solito. Qui ci hanno preparato un tè per il dopo sauna, perché la sauna è dietro questa porticina segreta. E dopo questo necessario momento di relax, scendiamo al ristorante di Ca' Bonfadini per una cena sul Cannaregio. Sì, stiamo bevendo lo spritz, così la smettete di dirci dovete bere lo spritz a Venezia. Ce l'abbiamo fatta, anche se tecnicamente io sto prendendo quello con l'Aperol, che Sì. sappiamo non è proprio quello. Tipico, però il mio è il Bonfadini spritz, quindi è tipico non solo di Venezia, è tipico proprio dell'hotel. Esatto. Quindi il cin l'abbiamo Cin. fatto. Qui abbiamo fatto come se dovessimo dividere, ma Gio dice che non ha fame, quindi io farei così. E... no, voglio assaggiare anch'io. Attenzione. Forza, forza. Volevamo prendere il dolce, ma siamo un po' stanchini e soprattutto vogliamo salvare spazio già per domani mattina in previsione. Quindi, buonanotte. Buongiorno! Buongiorno. Questo è il motivo per cui dovevamo lasciare un po' di spazio nello stomaco. In realtà dovremmo stare un pochino leggeri perché oggi si fa un giro in barca. Siamo tutto il giorno in barca. Oggi è giornata di navigazione. Comunque godiamoci questa bella colazione perché è veramente super super ricca. Pancake, brioche, tutte cose, anche senza glutine tra l'altro. Ne ho già mangiata una, ma non lo diciamo a nessuno. Va bene. Buona colazione, cappuccino. E ci vediamo tra i canali di Venezia. Eh sì.
Col nostro taxi navighiamo sul Canal Grande e poi, salutando da lontano Piazza San Marco, nella laguna, ma non verso le famose Murano e Burano. Andiamo nella zona sud, sull'isola di San Serbolo. Per oltre 6 secoli, fino alla fine del 600, la funzione di quest'isola è stata quella di ospitare un monastero. Poi, nel 1715, diventò un ospedale militare. Da qui le cose prendono una piega curiosa, e oggi a San Serbolo c'è un museo del manicomio. Nel Settecento le persone con problemi mentali venivano incarcerate, ma una famiglia molto abbiente non ci sta e trova un'altra soluzione per uno dei suoi membri. Paga l'ospedale militare per accoglierlo e curarlo. Col passare degli anni, altre famiglie nobili e benestanti seguono questo esempio. Poi, nel 1795, San Serbolo diventa a tutti gli effetti un ospedale psichiatrico pubblico e i malati mentali di tutte le estrazioni sociali vengono tolti dalle carceri e portati qui. E qui c'è anche uno dei primi utilizzi della fotografia, un po' a uso propagandistico, perché si facevano le foto ai malati quando entravano e quando uscivano. Semplicemente erano pettinati meglio, vestiti meglio, non è che... però funzionava, pare. Ovviamente ai pazienti non venivano fatte solo fotografie, alcune cure comprendevano musica e giardinaggio, o solo un'alimentazione migliore per curare la pellagra, altre invece erano meno carine, e ci sono parti del museo un po' inquietanti. Non i giardini però, dove si può fare una piacevolissima passeggiata che offre degli scorci sulla laguna. E via verso la prossima isola! Si riparte e vi diamo anche un'informazione pratica. Noi questo tour lo stiamo facendo con il taxi privato organizzato dall'hotel, ma volendo queste tappe si possono fare anche con tutti i vari traghetti dedicati. Basta scegliere quello giusto. Esatto, guardate quali sono le tratte perché non tutti i traghetti vanno dappertutto, ovviamente. Bene, siamo quasi arrivati tra l'altro, San Giorgio. E la prima cosa che facciamo qui a San Giorgio è andare al caffè San Giorgio, perché in fondo è ora di pranzo. Dopo l'antipasto prendiamo entrambi una pasta e fagioli con pescato della laguna. Terminiamo con questo gelato pistacchio, zafferano e acqua di rose e poi proseguiamo finalmente visitando l'isola di San Giorgio. Oggi ci concentriamo sulla Fondazione Giorgio Cini, una onlus fondata da Vittorio Cini in memoria del figlio morto in un incidente aereo. Dal 1951 l'antico monastero è affidato alle cure della fondazione, che ha provveduto a restaurare tutti gli ambienti. Attraversiamo il chiostro del Palladio per arrivare al refettorio, progettato sempre da lui, che ospita una copia delle nozze di Cana del Veronese. Una grande tela che prosegue idealmente l'architettura e la disposizione dei tavoli dove mangiavano i frati. Ma la fondazione non ha solo ristrutturato quello che c'era, ha anche istituito nuovi spazi e mostre. Le cosiddette stanze del vetro al momento della nostra visita ospitano l'Arca di Vetro, una collezione di animali, indovinate un po', in vetro di Murano, raccolta da Pierre Rosenberg, il direttore onorario del Louvre. E il criterio di scelta non riguarda il costo, il prestigio, il valore artistico, semplicemente la simpatia. Vengono scelti gli animaletti più simpatici, più pucciosi. E la cosa che trovo fantastica è che non sembra un museo del vetro, ma quasi un museo di scienze naturali, perché ci sono tutti gli habitat, con anche i suoni, qua siamo nella giungla, suoni della giungla. Spettacolo, spettacolo! In uno dei cortili del monastero è invece stato realizzato nel 2011 il labirinto di Borges, dedicato allo scrittore e filosofo argentino. Questo labirinto non è stato progettato per entrarci, ma per essere guardato dall'alto, in modo da poter vedere le scritte e i simboli formati dalle siepi. Ma dal 2021 quest'opera da contemplare è diventata un'opera da vivere e percorrere accompagnati da dei brani musicali ideati ad hoc. È Ilaria Duva che ha ideato questa passeggiata artistica, accompagnata da musica, sia per il labirinto che per le Vatican Chapels, ovvero il primo padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia. Si tratta di 10 cappelle realizzate da 10 diversi architetti che dovevano comunicare con il bosco circostante. Tutte le cappelle dovevano avere una croce, in alcuni casi si tratta di un segno, in molti altri la croce è parte integrante della struttura, oppure è la cappella stessa, ma la croce che a noi colpisce di più è quella fatta di luce. Qui, come nel labirinto, la musica conferisce alla visita di questi spazi tutta un'altra profondità.
Ragazzi, con questa visita contemplativa abbiamo raggiunto uno stato di pace interiore che non pensavamo di raggiungere qui a Venezia. No, infatti, pensavamo masse di turisti ovunque, invece siamo riusciti a farvi vedere dei posti che appunto Sì, decisamente tranquilli diversi e tranquilli. E diversi. San Giorgio super approvata. Peccato non avere il tempo di salire sul campanile. Se voi ci salite fateci sapere, perché ci hanno detto che probabilmente è la vista più bella su Venezia. Ci Magari farete la sapere prossima voi. volta. Magari la prossima volta vi mostreremo anche quello. Proseguiamo. Andiamo. E per ora ci dirigiamo in un altro punto panoramico della città, Punta della Dogana, che pare sia uno dei posti migliori per godersi il tramonto. Ma visto che oggi il tramonto è alle 21, non lo aspettiamo. Piuttosto passeggiamo per il Sestriere, godendoci la quotidianità di Venezia fino a raggiungere il ristorante. E stasera a cena siamo a Sud-Est 1401, che non è un ristorante, fa parte di una fondazione artistica di arte contemporanea, sopra c'è una mostra e anche in realtà dove siamo adesso fa parte della mostra, tra virgolette, nel senso che tutte queste piastrelle sono opera di un artista e sono tutte diverse dall'altra, e dietro di me queste aiuole, tra virgolette, anche loro sono un'installazione artistica, però non vi dico niente di più, mangiamo. Per Martina, che è celiaca, propongono un menù di crudité. Per me, dopo un paio di antipasti di pesce, arriva il primo. Chiudiamo in bellezza con un piatto di trofie, spigola e limone, e cerchiamo anche di finire in fretta perché domani sarà una mattinata dedicata alle tradizioni veneziane e dobbiamo svegliarci non presto, di più. Quindi chiudiamo qui, buonanotte e godetevi questo montaggio, perché ho deciso che domani mattina faccio un montaggio della cosa. Va bene. Così. Così. Buonanotte. Il mercato del pesce, esperienza interessante da fare per vedere un po' come funziona la vita anche un po' a Venezia effettivamente. C'è tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì ovviamente all'alba, quindi Sì. dovrete svegliarvi. Più o meno tra le 5:30 e le 6:30 sistemano il pesce, che è l'orario che abbiamo scelto noi perché ci sembra la parte più interessante, ma adesso andiamo a fare un sacco di altre cose legate alla tradizione veneziana, così in giro per Venezia come delle palline da ping pong. Let's go! Andiamo. Prima tappa, la tessitura Bevilacqua, che apre nel 1875 recuperando una tradizione più antica. Ci sono documenti che la fanno risalire almeno al 1499. I tessuti vengono realizzati a mano e si impiega un giorno intero per realizzarne dai 20 ai 50 cm e imparare non è più veloce. Però dopo, come il funzionamento del telaio vero e proprio del soprarizzo non c'è neanche nei libri e si impara proprio qua tutto il meccanismo, tutta la tecnica di coordinazione specifica. Questo è dovuto anche al fatto che ancora oggi i tessuti vengono realizzati utilizzando telai settecenteschi, tra i pochissimi sopravvissuti alla distruzione da parte di Napoleone. Oltre ai telai sono stati salvati anche gli antichi schemi per i disegni, che però possono essere modificati e personalizzati dalle mani esperte delle tessitrici per soddisfare le esigenze d'arredo e della moda. Un giorno avrò un cappotto fatto con questi velluti. Meraviglia. Allora, siamo tornati in zona mercato del pesce perché stiamo per attraversare il canale, ma in una maniera
un po' diversa, non con un ponte. Questa è una gondola a 2 vogatori. Un tempo ce n'erano molte, anche solo per attraversare il canale come stiamo facendo noi, ma sono sempre più rare. Ciao, grazie. Comunque, attraversato il Canal Grande, andiamo da Mario Berta Battiloro, un laboratorio artigianale veneziano dove un grammo d'oro viene trasformato da così a così a così. Qui la battitura viene fatta ancora a mano dal maestro Marino, così le piccole piastre d'oro ottenute dai lingotti vengono assottigliate sempre di più per ottenere la foglia d'oro. Non lo sento. Sì, è una cosa talmente volatile, Wow. leggera, impalpabile proprio. Non esiste, sì. Infine c'è la fase di taglio e impacchettamento che ha qualcosa di ipnotico. Queste foglie d'oro vengono utilizzate per la decorazione, l'alimentazione, la cosmetica e alcuni dei prodotti finiti possono essere acquistati direttamente in bottega, così si sa cosa si compra. Ma adesso torniamo a parlare di gondole. Andiamo allo Squero Tramontin. Gli squeri sono cantieri dove si costruiscono e riparano barche in legno e gondole. E ci sentiamo obbligati a fare questa differenziazione. Non è una barca, la gondola è la gondola. Sì. È unica. Questo squero nasce nel 1884, fondato da Domenico Tramontin, ed è a lui che dobbiamo la forma moderna della gondola con la sua spiccata asimmetria, perfetta per un unico vogatore. Gli squeri vengono generalmente portati avanti dalla famiglia di generazione in generazione e qui siamo alla quinta. E beh, non si poteva parlare di tradizione veneziana senza visitare uno squero. Assolutamente, anche perché non solo l'esperienza in gondola, a questo punto vediamo anche un po' di dietro le quinte, no? Esatto. Sembrava giusto. E ora? E adesso si pranza, ragazzi. Ultimo pranzo e tra poco abbiamo il treno, quindi dobbiamo chiudere. Chiudiamo chiedendovi se conoscevate questi posti a Venezia, di questa Venezia un po' strana che vi abbiamo fatto vedere, oppure se volete consigliarci altri posti che non abbiamo inserito in questo giro. Fate tutto questo nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre con i Palazzi Hotels, e saremo... Non ve lo diciamo, dovete guardare il prossimo video. Ciao! Ciao!